Capitolo 9. L'Italia ed il mondo dei programmi di fidelizzazione. Il video è narrato da Luna, la nostra intelligenza artificiale. Siamo finalmente arrivati ai dati dell'Italia, quindi la domanda che ci dobbiamo porre, e che spesso ci viene posta, è come siamo messi in Italia su questo punto e rispetto agli altri paesi. Per prima cosa, non dobbiamo fare una comparazione su questo punto ma su 3 punti, che poi sono i 3 punti che abbiamo affrontato nel video capitolo precedente, e che andiamo a riepilogare. Mi devo domandare se sto investendo il giusto per stare al passo con il mercato. Mi devo domandare se sto utilizzando gli strumenti corretti ed al passo con i tempi. Devo capire se sto investendo in modo mirato oppure sto distribuendo le mie risorse a pioggia su tutti. Per quanto riguarda il punto numero 1, possiamo affermare assolutamente no, in quanto rappresentano un investimento generalmente compreso tra l'1% ed il 2% del fatturato al massimo, e quindi sicuramente molto meno di quanto stanno già mettendo in campo oggi, in termini di risorse, gli operatori più evoluti. Quindi, se noi continuassimo ad investire risorse misurate in questi termini, 1 o 2% del fatturato, ci troveremmo di fronte ad un gap che aumenterà sempre di più. Se passiamo al punto numero 2, diremmo assolutamente no, in quanto le Fidelity Card vengono utilizzate solo per una mera funzione meccanica per il riconoscimento del proprio cliente. Quindi siamo consapevoli che i nostri clienti migrano da punto vendita a punto vendita, acquistano in più punti vendita gli stessi prodotti, a seconda di chi li vende in promozione. Siamo consapevoli inoltre che hanno le Fidelity Card di tutti, siamo anche consapevoli che noi non facciamo nulla per cambiare questo stato di fatto e siamo altresì consapevoli che non costruiamo nessuna politica promozionale mirata sulle esigenze dei consumatori. Quando infatti facciamo delle promozioni rivolte ai possessori di carte fedeltà, sappiamo che sempre la stessa promozione, o meglio, lo stesso gruppo di promozioni, vengono rese disponibili per tutti i possessori di una Fidelity Card. Quindi, se abbiamo una redemption del 70% di possessori, abbiamo di fatto proposto al 70% dei nostri clienti la stessa promozione o lo stesso gruppo di promozioni. Il dato statistico dice che i possessori di Fidelity Card si aggira dal 50 all'80% dei clienti. La risposta al quesito è assolutamente no, non stiamo utilizzando strumenti corretti ed al passo con i tempi. Stiamo investendo in modo mirato, oppure distribuiamo le risorse a pioggia? Assolutamente no, non stiamo operando in modo mirato, e lo dimostrano tutte le azioni che vengono messe in atto, ossia, le promozioni sono usuali e ripetitive, non c'è nessuna politica di fidelizzazione personalizzata sull'utente, cliente, consumatore. Quando parliamo di promozioni personalizzate sull'utente, consumatore, cliente, intendiamo il singolo utente, la singola persona, perché pensare di clusterizzare in 2, 3, 5 o 7 gruppi i nostri clienti significa sempre fare una politica a pioggia, perché se abbiamo 100.000 clienti non possiamo pensarli in 10 contenitori cluster, da 10.000 clienti ciascuno, ma dobbiamo pensare di arrivare, prima o poi, a mettere ogni individuo al centro delle nostre attenzioni. Ogni individuo, non l'individuo, perché ogni singolo cliente ha un suo modello comportamentale, un suo modello di acquisto, quindi quello che noi stiamo facendo oggi per rispondere al punto numero 3 è che noi stiamo continuando a perpetrare tutte operazioni assolutamente tattiche e non strategiche che invece mirano a lungo periodo. Hai un'attività commerciale? Sì. Bene. Aprila anche online tramite noi. Quindi, alla domanda come creare un e-commerce, le risposte sono: non il classico sito e-commerce aperto a tutti, ma un'app personalizzata per la tua attività, che tu possa far installare ai tuoi clienti.
In questo modo venderai solo a loro, ossia solo a coloro che ti conoscono e l'hanno scaricata, ma fidelizzerai 1 milione di volte di più di uno store aperto a tutti, ma da pubblicizzare. Ricorda che i tuoi clienti fedeli sono i tuoi clienti più importanti. E non devi perderli. Noi proponiamo la nostra soluzione. Un'app che ti consente di fare e-commerce su di una tua piattaforma, partendo dai tuoi clienti di tutti i giorni e solo per loro. Come mai una scelta del genere? Se non hai ancora capito, più andremo avanti e più le grandi concentrazioni, sia fisiche che virtuali, saranno troppo forti. Sempre di più si affacceranno altri portali come TikTok o Douyin, dove gli influencer vendono dal vivo articoli di tutti i tipi, utilizzando degli streaming video che si aggiungeranno a YouTube, perché anche Google entrerà prepotentemente nel mondo dell'e-commerce, ma anche agli attuali Amazon e compagni. Come puoi pensare ancora di combattere contro tutte queste grandi piattaforme e con le future che nel tempo arriveranno? L'app ti consentirà tutto in modo smart ed ha tutta una serie di funzioni che, oltre a fornire ai tuoi clienti dei servizi a valore aggiunto, li fidelizzerà, vendita dopo vendita. Curioso di scoprire come creare un e-commerce con la nostra app, E-commerce Evolution? Scopri tutte le sue funzioni.